Questa è una grande inculata per far comprare i turisti. Siamo sui più di 20 euro a pizza. Sono circa quasi 100 euro. Io ho vissuto in Olanda, ma questa è follia. Di che cazzo stiamo parlando? Ma l'Islanda è cara? Quanto costa il cibo? Quanto costa andare al ristorante? Quanto costa la vita? Quanto costa un taxi? Quanto costa una pizza? Ma cosa c'è a Reykjavik da vedere? Signori, buongiorno e benvenuti nell'ultimo episodio di questa serie alla scoperta di questa nazione carissima, la più cara che io sono stato. Incredibile, assurdo. Però qualche piccolo consiglio, qualche escamotage su come non diventare poveri lo troverete in questo video, in cui andremo a scoprire tutti i prezzi di questa nazione a Reykjavik, consultandoci con tantissimi negozi, sia di roba da mangiare che non, parlando con diversi local per quanto riguarda stipendi, costo della vita e tutto quello che volete sarà in questo video, oltre a farci un giro a vedere quelle 2-3 cose che ci sono a Reykjavik. Credo che se andrete a Reykjavik e dopo esserci stati diventerete tirchi come me, ragazzi, penso proprio di sì. Non vi rubo troppo tempo perché questo video è una bomba, secondo me sì, perché vi faccio vedere cose che nessuno vi fa vedere. Mettetevi comodi, nascondete il portafoglio e buona visione. Signori, buongiorno e vi do il benvenuto nella nostra cameretta al terzo piano, nella nostra guest house a Reykjavik. Ragazzi, hotel scandaloso. Abbia inizio il tour di questa city ventosa in cui oltre a musei, case coi tetti colorati Non c'è un cazzo. Ok, Zolo. Sembra tutto un quartierino con case basse, case piccole. Scusatemi, i due ragazzi là fanno casino. Come i bambini, i poverini stanno giocando in mezzo alla strada. Là sotto, buona questa. Vento, case colorate, coi tetti colorati, tutti tipo di metallo, fatti così, case piccole. Questo è proprio in centro città, sequenza di case bianche simili, tutte uguali. Bella sta casa, particolare, eh. Ah, queste casette tutte tipiche, sono tutte basse, ragazzi. Ma che belle sono queste case. Credo che comunque una delle cose più belle da fare in questa città sia perdersi nel nulla a vedere tutte queste casette piccole, basse e colorate, perché credo sia la cosa che caratterizza di più questa città, di questo paese. Comunque nevicando per la maggior parte del periodo dell'anno qui i colori servono proprio perché quando le case sono piene di neve a vedersi meglio comunque, e i tetti sono fatti apposta così e non come le case moderne piatte, proprio per far scendere la neve e vedere da distante il tetto colorato per riconoscere che sono delle case. La cosa assurda, strana, è che questa è la bandiera di Reykjavik, addirittura nei cestini ne scoasse che sta roba qua, boia. Questo è il monumento più importante e principale di tutta quanta Reykjavik e non è la cattedrale di Reykjavik, ma si chiama Hallgrímskirkja ed è questa chiesa moderna, cattedrale gotica consacrata nel 1986 ed il suo campanile è alto 73 metri. È in stile islandese, è tipicissima ed è il monumento principale, l'attrazione numero uno, anche se non ci fa niente, di Reykjavik. Reykjavik, capitale dell'Islanda, anche se però comunque non è che sia una città così tanto grande, anzi è veramente piccola. Però la maggior parte della gente è concentrata qui, ovvero 2/3 di tutta quanta la popolazione dell'Islanda, ovvero circa 160.000 persone su 210.000. E la statua di quel signorino che si trova lì davanti si chiama Leifur Eriksson, che è stato il primo europeo a mettere piede in Europa 500 anni dopo di Cristoforo Colombo. E in occasione del 1000° anniversario del Parlamento islandese, gli Stati Uniti hanno deciso di regalare a questa nazione questa statua. Benvenuti nella cattedrale di Reykjavik! Ragazzi, penso che sia più grande il cesto di casa mia, però moderna, minimal e soprattutto Tipica. guarda quante oche, guarda che grosse che sono queste, boia. Ciao Morini, arriviamo. Ragazzi, non so come sia successo, ma stavamo guardando le papere e dietro di noi non c'era più Nick, l'abbiamo perso. Nick, dove sei? Nick? No, non c'è niente. No, Nick. Do you know? Guarda qua quanti asparagi, guardate i prezzi ragazzi, guardate i prezzi belli alti qua, per queste 3 cagate qua, questi sono i prezzi. Penso la capitale europea con il maggior costo della vita possibile, con i prezzi più alti perché costa veramente tantissimo qua. Ma le strutture alberghiere sinceramente non lo so se sono più care dell'Italia, perché non sono mai stato in una struttura alberghiera in Italia. Di media abbiamo pagato circa 40 euro quasi ogni notte per tutte quante le strutture, a volte più, a volte meno. Questa qui a Reykjavik 38 euro a notte, ce la facciamo da
andare bene, anche perché è la più economica. Oltretutto ci hanno detto che se usiamo il nome della struttura come codice sconto presso un bar che sarà di fianco, abbiamo la colazione in sconto. Sui 20 euro si aggira, quindi caro qua. Qui ragazzi è tutto molto vicino, essendo una città veramente piccola. Siamo già entrati nella via del tutto praticamente, pizzerie, gelaterie, souvenir. Ah, è vero, cazzo, che devo prendere souvenir. Guardate cosa vendono nei negozi di souvenir. Lava tipo una roba strana. E questo qui è un tester, cioè fanno il sale con la lava. Portachiavi siamo sui 6-7 euro, quelli lunghi con la cordina, diciamo, con la catenina, mentre quelli corti li ho trovati a circa 3,50 euro. Però è incredibile come fuori dal negozio c'è dappertutto la stessa scritta tax free, ovvero senza tasse, e poi c'è scritto soltanto il 14% di qualcosa, tipo che risparmi il 14%. Questa è una grande inculata per far comprare i turisti. Guarda, anche qua nel negozio di roba da vestire artica, tax free up to 14% discount. Pensate che da quanto alti sono i prezzi qui, prima ci siamo chiesti se ci sono McDonald's qua in Islanda e la risposta è no, non ce ne sono. Nel 2009 McDonald's ha chiuso il suo ultimo ristorante qui perché era insostenibile il costo che aveva. Non puoi far pagare 15 euro, 20 euro un crispy McBacon così, assolutamente no. Quindi ha deciso di chiudere, meno male. Di fianco alla strada principale pedonale hanno fatto anche la strada arcobaleno, penso per la roba LGBTQ+, molto instagrammabile, con tutte quante le case colorate intorno. Forza, venite di qua. No, vieni di qua. Vieni di qua. No, non va fra. Vieni di qua. No. Vieni di qua. Guardate un po' i prezzi, sapete che vi faccio vedere un po' i prezzi di tutto, anche se qui nel negozio potrebbero darmi in parole. Convertite 150 corone uguale 1 euro e capite il costo della vita qua. Follia, ragazzi. Follia Io pura. ho vissuto in Olanda, ma questa è follia. Supera l'Olanda di gran lunga. Siccome siamo interessati anche alla vita notturna qua, possiamo dire per piacere il prezzo delle discoteche e di cosa si beve dentro, Allora, a quanto? drink dai 20 euro in su, acqua dai 12 in su, entrata 50k di corone, però Fiori c'è la discoteca 25 anni in su. Vabbè, stai fuori con me. Happy hour, vediamo i prezzi. Mamma mia! Il tè, vediamo, aspetta, fammi indovinare, il tè sarà 1200. Bello un cazzo. Allora, qua dove vanno i giovani a imbriagarsi, del tipo, un'imbriagata costa 50 euro. 3 spritz nel tuo paese quanto costano? 9 euro. Informazione importantissima ragazzi, siamo nel supermercato più economico di tutta l'Islanda, si chiama Bonus, colore lì giallo con il maialone rosa fuori. E notizia importantissima, se volete comprare alcol in Islanda è praticamente illegale, dovete andare in negozi a parte, bar, pub, robe varie, ma c'è un negozio che si chiama Vimbudin che potete comprare tutto quanto l'alcol che volete, vende solo alcol. C'è questa cosa che non possono venderla nei supermercati normali e non so perché. Guardate cosa abbiamo trovato qua a Carl, il famoso squalo marzo fermentato cotto 2 anni sotto il suolo vulcanico islandese che voglio un sacco provare. Allora qua tonno meno di 2 euro, 1 euro e qualcosa. Tonno costa pochissimo ovunque ragazzi, costa 1 euro e qualcosa qua, fate rifornimento. Aricini quelli di oggi, aricini, amorini. Devo dire che Reykjavik è tenuta veramente bene, molto pulita. Tipico. Anche se ho visto città molto più pulite. Tipo il Cairo. Ragazzi vi ricordo che 150 corone corrispondono a 1 euro. Guardate i prezzi di questo kebabaro di strada proprio che fa pizza e kebab. Guarda che roba, uno shawarma, 14 euro circa. Quanto costava uno shawarma in Egitto? 1,50 euro. Adesso capite perché non mangiamo fuori. Abbiamo mangiato dei cazzo di noodles in camera fatti col bollitore. Vabbè, questa è l'Islanda ragazzi, si mangia così per sopravvivere. No, non ci credo, come in Spagna anche qua. No, non funziona, che fail. Ah no, funziona, devo solo tenere premuto. Brava Islanda. Altra pizzeria ragazzi, siamo sui più di 20 euro a pizza. Guardate che roba, assurdo qua il prezzo in Islanda. Qui invece il bar qui in mezzo a strada fanno la pita ragazzi, pita, leggete bene i prezzi. Non so se vi ricordate quanto ho speso per la mia pita in Turchia, Istanbul, 1 euro. Qua siamo sui 15 euro.
Allora, stipendio medio, se calcoliamo che in Italia è circa 1500 euro, anche se sappiamo che per i giovani non è un cazzo così, qua potrebbe essere 4, 3, 5, anche se però una signora che abita qua l'abbiamo trovata in supermercato e ci ha detto che il minimissimo è 2000 euro, quando in Italia il minimo si parte dai 400 euro se ti fanno un contratto stagista, quindi il prezzo così alto qui è dovuto. Ho appena chiesto a un tassista quanto costa qua il taxi. Allora, intanto da quando lo chiami, ad esempio lui era qua in centro, è partito già col tassametro di base 1150 corone, che vuol dire tipo 8 euro, e mi fa che ogni chilometro che fai sono circa 900 corone, che vuol dire tipo 6-7 euro al chilometro. Indecente. Non so nemmeno quanto costano i mezzi pubblici. Fortunatamente abbiamo la nostra macchina e non abbiamo bisogno di prenderli qui. Oggi ho preso penso 10 fette di pancarè, perché stiamo andando avanti solo a quello. Qui il pane fresco non esiste, fanno le baguette ma sono di gomma, e 10 fette di pancarè appunto ho speso 2 euro. La baguette costa 3,50 euro. Però ragazzi, trucchetto per sopravvivere: tonno in lattina, perché qua è molto più buono del nostro e costa la metà. Stiamo andando avanti a tonno da giorni, e verdure nelle scatolette di latta, quelle costano poco, costano meno che da noi sinceramente. Diego, quanto costa fare una serata come si deve qua a Reykjavik in Islanda? Per stoccarvi bene qua a Reykjavik, andare in discoteca e far tutto, siamo su 200 euro a persona. Di che cazzo stiamo parlando? La mia serata ideale invece è: si entra gratis, consumazione gratis e si esce gratis. Passiamo dalla pizza ai waffle, ragazzi, guardate i waffle, che skei. Passiamo da rosso pomodoro, ragazzi, una catena di pizzerie. Eccola qua, margherita, siamo più di 20 euro, ragazzi, e guardate tutto quanto il resto. Quindi anche le catene, le multinazionali, figa se costano. Per quello hanno dovuto chiudere il McDonald's nel 2009, perché è insostenibile veramente. Non puoi pagare un junk food come al ristorante, assolutamente no. Qui poi fanno il fish and chips tipico dappertutto praticamente. Guarda qua, altri 20 euro e passa. Fish and chips lo trovate dappertutto in Islanda. Oh, finalmente i cestini, dopo aver trovato tutta l'Islanda priva di cestini, in cui li abbiamo trovati. Allora, lampeggia di re verde perché vuol dire che non è pieno, mentre lì ci sono dei conigli che accarezzarli tutto il giorno costa 100 euro, mentre se non volete accarezzarli è gratis. Ragazzi, per stasera fanculo i prezzi, godetevi questo spettacolo, perché questa chiesa è clamorosamente clamorosa. Ci vediamo domani. Signori, buongiorno da quelli di Reykjavik, e se volete fare colazione spendendo uno stipendio, venite in questa pasticceria tutta colorata che c'è la fila fuori, sì. Buongiorno fish and chips, oggi che prezzo ci fai? No, lasciamo stare. Ragazzi, non so se si riescono a vedere i prezzi, ma siamo sui 6 euro a pallina in questa gelateria. Indecente, solo una parola, indecente, sempre la stessa. Solo l'estetica si salva, tipica islandese. Ragazzi, gelato, waffle, un bel negozietto, vediamo i prezzi anche qua. Tipo mi ha colpito questo, un cucchiaio di gelato 750, waffle 3000, Un nuovo sodo 600, un nuovo sodo. Ristorante vietnamita, udon, sta pasta qua 10 euro e qualcosa circa, diciamo che tanto ma non troppo rispetto agli altri prezzi. Per quanto riguarda il resto non sono mai andato, non me ne intendo, valutate voi, ma sapete già cosa ne penso dei prezzi qua. Guarda Sara che fa il kebab, dimmi Sara, quant'è che costi? Niente, non c'è il prezzo, non c'è il prezzo esposto e è chiuso anche, dovrei guardare su internet. Secondo me comunque un kebab siamo sugli 8-9 euro, secondo me Amsterdam era 8-9 euro, qua potremmo essere anche 10-11 euro sinceramente. Ristorantino nella via principale. Allora possiamo vedere come il pesce del giorno che decidono loro costa circa 26 euro, un piatto patatine fritte sei sui 6-7 euro, boia dessert sei tipo sui 17 euro una fetta di 1000 foglie, e poi possiamo vedere qua i primi piatti che siamo tutti sopra i 15 euro. Possiamo vedere roba tipica islandese qua quanto costa, siamo quasi sui 20 euro. Beh dai, diciamo che per essere un ristorante della via principale mi aspettavo sinceramente quei 2-3 euro in più, però comunque dolci prezzi esageratissimi. Ragazzi, altra super pasticceria bella veramente nel centro, non so se è storico ma è centro di Reykjavik. Andiamo a vedere i prezzi. Allora, una brioche qua che è tutto molto bello, vedete, siamo dei 7,90, 6,90 vedete, fino ai 900, anche qua sempre 8,90. Mi raccomando, fate voi i calcoli che 150 equivale a 1 euro. Brioche sinceramente molto grandi, molto belle, molto invitanti, ma assolutamente non valgono il prezzo. Altro ristorante alla fine della via principale, andiamo a vedere il menù. 7 portate ti danno totale 13.900 per tutta questa roba qua, sono circa quasi 100 euro per tutte queste portate di sta roba qua. Bar, ristorante italiano ragazzi, aperitivo italiano, happy hour eccetera. Vediamo cos'è il brunch.
siamo sui 50 euro ragazzi, 50 euro per sta roba qua. E dal lunedì al venerdì siamo sui 20 euro, sto piattino di roba qua. Diciamo gourmet, diciamo bello da vedere, ma non ti mai un casso e ti spedi un patrimonio. Allora ho chiesto a un tipo di un negozio di souvenir quanto è il salario medio qui mensile in Islanda e mi fa circa 700.000 corone, ovvero circa 4.666 euro. Mi ha detto più o meno in base insomma al lavoro che fai, quindi possiamo dire un range dal secondo me anche 3.500 fino boh, se sei imprenditore, robe varie, può arrivare anche 10.000 se non di più euro, intendo, senza problemi. Ragazzi, siamo al porto e qui il vento si fa sentire come i prezzi di questo paese, ma guardate che bel basket park qua, col coso della NBA sotto al canestro. E là c'è una roba per lo skateboard anche. Bello, figo, fatto bene, tutto quanto gratis davanti al porto. Parcheggio al porto ragazzi davanti a dove si parte con il tour per le balene. Sono tipo 3 euro all'ora. Per quanto riguarda le attrazioni che abbiamo visto in giro per l'isola, la pagavi tipo 8, 9, 10 euro, ma era per un giorno intero, oppure 5 euro a mezza giornata. Sì, ma ragazzi, chi è che passa una giornata intera a vedere una cascata? Nessuno, quindi ci stavi circa un'ora e pagavi 900. Devo dire l'acqua sul porto comunque, ci sono anche le papere, le oche, è molto pulita, c'è qualche pezzettino piccolo di plastica, ci sono le alghe a riva diciamo, però nel complesso l'acqua è abbastanza pulita anche nel porto, cosa bella questa. Se avete intenzione di andare nei musei, qui a Reykjavik ce ne sono abbastanza e tanti si trovano appunto sul porto. C'è quello delle balene, costa una trentina di euro entrare e gli altri non me li ricordo. Sì ragazzi, a Reykjavik c'è anche il mare, siamo sul mare, sì siamo sul mare veramente. Questa è la zona, l'acqua, la spiaggia geotermale di Reykjavik, perché quello che vedete alle mie spalle è proprio una piscina termale con acqua naturale che proprio naturalmente è così. Il problema è che sa di uovo purtroppo, come tante acque di rubinetto, tante acque che abbiamo trovato in giro, come quella del geyser, quindi non si entra anche perché si paga 890 corone. Però che c'è il mare Beo Jassavar, che spiaggia, 2 gradi oggi a Reykjavik e c'è gente comunque che fa il bagno. Guardate comunque nonchalance quel tipo lì col costume rosso sta entrando in acqua. Ragazzi, il problema qua è il vento, non è il freddo, è il vento che rompe i coglioni, perché ci sono molti più gradi rispetto a quando mi sono buttato in torrente. Guarda che rossa quella tipa, guarda Oce, guarda gli altri due dietro. Che vola via il cappello qua. Comunque se vedono di tutti i colori ragazzi, guardate Tarzan lì che sta camminando dopo essere appena stato in mare. C'è questa che si sta preparando per tuffarsi dentro, appena fatto il riscaldamento. Ragazzi, questo posto è una non venite. Ciao amorine. Ciao Oche. 1 hour later. Prime, quanti soldi? Ragazzi, Prime costa 99 corone islandesi, che sono tipo 70 centesimi. Assurdo ragazzi. Diciamo che qua il pane è piuttosto costoso. Ragazzi, cazzo, aspetta che roba, oce. Bello anche gommoso qua il pane. La pasta siamo sui più di 3 euro a pacchetto da 500 grammi. Poi ci sono i fusilli islandesi che costano 1 euro e qualcosa. Guardate che figata la roba dolce, comunque non costa nemmeno così tanto, cioè non è male qua. Skirre, questo è lo yogurt tipico islandese ragazzi. Anche i soliti panificati ragazzi, guardate quanto costano. Guarda qua. Ragazzi, non esistono ristoranti in Islanda, quindi perché non si va ovviamente, quindi supermercato, se volete risparmiare dato il bonus, quello col maiale rosa, quello con l'insegna gialla insomma, che è quello più economico di tutti. Costa comunque più dell'Italia, però è comunque il più economico in Islanda. Adesso noi dovevamo avere l'alloggio con la cucina, in realtà è successo un problema, quindi niente cucina, abbiamo la roba, dobbiamo comprarci altro già fatto per mangiare al volo così senza cucina. 2 hours later. Ragazzi, i prezzi in Islanda non consentono di andare al ristorante e quindi si mangia a casa riso, zucchine e peperoni tutto crudo fatto nel bollitore. Beccati sto riso Panino con tonno da 1,20 euro, fagioli e bambù. Sì, ma in totale comunque ne ho fatti 8 di panini con sti ingredienti. Ragazzi, se nel riso manca sale, voi prendete una fetta di pane che c'ha il sale, così unisci il sale. Buono sto panino, sarà tipo il 40esimo che mangio in 10 giorni, non ce la faccio più, veramente, basta. Non ho mai mangiato così tanto pancarà in tutta la mia vita, negli ultimi 3 anni che adesso in 10 giorni, mamma mia. Come descriveresti il tuo viaggio in Islanda con 3 parole? Prova di sopravvivenza. The next morning. Ragazzi, siamo in aeroporto, cosa stai mangiando per risparmiare qua in Islanda? Panino con riso di ieri. Zucchine e peperone crudo avanzato. Presto un altro viaggio da incubo
Ma figurati. Ragazzi, spero che questa serie in Islanda vi sia piaciuta. Scrivetemi nei commenti un vostro parere e quello che ne pensate su questi prezzi che ci sono in questa nazione. Se riuscireste, per come proprio siete voi di persona, a essere tirchi e accontentarvi soltanto di paccarè, tonno e cose super economiche al supermercato. Spero che abbiate preso appunti su tutti i consigli che vi ho dato e fatemi sapere se vi è passata la voglia di andare a visitare Reykjavik o se volete affrontare questa avventura economica. Noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 19, con un nuovo video sempre su questo canale. Like e iscrizione se non l'avete ancora fatto, condividete il video con i vostri amici, parenti e quello che volete, perché dovete far sapere al mondo, grazie a questo video, quanto costa questa nazione. Come sempre saluto, baci, abbracci Beh, fioi. e spuaci. Au!